Salve e benvenuti in questo nuovo video. Ecco a voi 10 miti da sfatare sull'autismo. Numero 1. L'autismo è una malattia. Sbagliato. Non che ci sia qualcosa di male nell'essere affetti da una malattia, intendiamoci, ma semplicemente l'autismo non lo è. Viene definito dai manuali diagnostici come un disturbo del neurosviluppo che comporta una serie di deficit in varie aree, il che dà l'idea di un insieme di difetti da correggere per riportare le persone alla normalità. Ma l'autismo è una differente organizzazione del sistema nervoso che porta a percepire gli stimoli e il mondo in modo diverso da quello sperimentato dalla maggior parte delle persone. Ergo, parlare di autismo in termini di malattia è sbagliato, perché il concetto di malattia presuppone quello di cura e non si può curare un assetto neurologico. Si nasce autistici e lo si rimane per tutta la vita, quindi parlare degli autistici come di persone affette da o che soffrono di è sbagliato. Molti ormai, anche in ambito scientifico, preferiscono usare la parola condizione per definire l'autismo. Numero 2. Gli autistici non hanno empatia. Falso. Oltre che doloroso e disumanizzante. Degli studi affermano che esiste in realtà un problema di doppia empatia. Nel 2012, infatti, Damien Milton ha potuto osservare nei suoi studi che ogni qualvolta due interlocutori si muovono sulla base di norme e aspettative sociali differenti, come accade molto spesso tra persone autistiche e neurotipiche, c'è una tendenza ad una mancanza di empatia reciproca. Si tratta quindi di un problema di doppia empatia, per cui le difficoltà nell'interazione sociale vissute dalle persone autistiche derivano non da deficit individuali imputabili all'autismo, ma da fallimenti bidirezionali della comunicazione tra persone che funzionano di fatto in modi differenti. Un esperimento condotto qualche anno fa ne è la riprova. In una sorta di gioco del telefono senza fili, delle persone divise in 3 gruppi, uno di soli autistici, uno di soli neurotipici e uno misto, dovevano trasmettersi un'informazione gli uni con gli altri, mantenendo più dettagli possibili. Il gruppo delle persone a sviluppo tipico è riuscito a mantenere una buona precisione. Quello di soli autistici si è comportato ancora meglio. Il gruppo misto ha fatto un vero e proprio disastro comunicativo. È provato così che l'incomprensione è reciproca. Purtroppo questi ed altri studi sono pressoché sconosciuti ai più, e anche a molti clinici, che continuano così ad alimentare questo tipo di stereotipi. Numero 3. Gli autistici sono tanto buoni e speciali. No, per definire una persona speciale sarebbe giusto avesse fatto qualcosa di davvero grande, conseguito traguardi importanti, raggiunti per le qualità che possiede e non perché nel farlo ha superato o sconfitto l'autismo. Altrimenti c'è una definizione precisa per questo tipo di atteggiamento. Inspiration porn, porno ispirazionale. Questa definizione fu coniata dall'attrice e attivista disabile Stella Young e si riferisce a quell'atteggiamento che vede nelle persone con una qualche disabilità diventare una fonte di ispirazione. Perché se ce l'hanno fatta loro, allora figurati cosa posso fare io. Oppure, se ce l'hanno fatta loro, tu, che scusa hai? Tutto questo è molto brutto, perché sottende l'idea di autismo, in questo caso, come qualcosa di negativo, che deve far ricordare a tutti gli altri quanto sono fortunati invece. Noi autistici, inoltre, come tutte le persone al mondo, abbiamo i nostri momenti no e i nostri lati oscuri. Definirci tanto buoni e speciali a prescindere ci toglie il diritto di arrabbiarci e quindi la nostra umanità. Numero 4. Sono tutti geniali. No, anche questo è falso. Gli autistici, come tutti, possono avere un'intelligenza variabile, essere nella media, essere molto dotati, esserlo meno, fino ad avere una disabilità intellettiva. Ma questo vale anche per le persone a sviluppo tipico. Quindi dire che gli autistici hanno tutti una disabilità intellettiva non corrisponde al vero, ma anche affermare che sono tutti dei geni è sbagliato e fa sentire molto inadeguati tutti coloro i quali geni non sono. Numero 5. Non puoi essere autistico, l'autismo vero è un'altra cosa. Un vecchio cavallo di battaglia tra i più inscalfibili. Non esiste un vero autismo e un falso autismo. Esiste l'autismo, che può essere declinato in un caleidoscopio di possibilità. Per questo si parla di spettro autistico, che non è una linea che va dal poco autistico al molto autistico, come si potrebbe pensare, ma più una sfera, all'interno della quale i vari tratti autistici possono essere declinati in varie intensità variabili nel tempo. Altra rappresentazione, forse di più immediata comprensione, quella di un mixer audio, al posto delle tracce, dei tratti, che per ciascuno avranno un diverso volume, tanto da avere ognuno la propria configurazione specifica. Quindi ci sono tanti modi di essere autistici, come ci sono tanti modi di essere neurotipici. Presupporre che un solo tipo di autismo sia quello vero è sbagliato, oltre che profondamente irrispettoso e invalidante, perché sminuisce il bisogno di supporto altrui.
mettendo in campo una sorta di metro del dolore in grado di misurare le difficoltà delle persone in base a quanto queste riescano a sembrare più o meno normali. Numero 6. L'autismo riguarda solo i bambini. No. Autistici lo si è da quando si nasce e poi per tutta la vita. Chi ha ricevuto una diagnosi in età adulta è stato un bambino autistico. Semplicemente non c'erano ancora gli strumenti per riconoscerlo. Oggi questi strumenti ci sono e le diagnosi si ricevono durante l'infanzia. Durante la crescita può capitare cambi in livello di supporto di cui si ha bisogno. Questo potrebbe essere dovuto alle condizioni e ai contesti favorevoli nei quali si vive, che se dovessero mutare in peggio, vedrebbero il ripresentarsi di manifestazioni più evidenti. Autistici si rimane sempre. Numero 7. Le donne non possono essere autistiche. Falso. Secondo le statistiche ci sono più autistici maschi, ma questo potrebbe essere influenzato da criteri diagnostici tarati su caratteristiche maschili e anche da fattori culturali. Alcuni atteggiamenti e caratteristiche nelle donne e nelle bambine, infatti, potrebbero essere scambiati per timidezza e ritrosia. Una donna che passa il tempo a fantasticare da sola è più socialmente accettata, ad esempio. Ma non bisogna fare l'errore opposto, considerando l'autismo delle donne una sorta di categoria a parte, realizzando dei test esclusivi per diagnosticare il cosiddetto autismo al femminile, perché rischierebbe di lasciare fuori dalle diagnosi parecchi uomini che non aderiscono alle caratteristiche considerate peculiari degli autistici maschi, oltre a tutte quelle persone che non si riconoscono nel loro genere biologico o in nessun genere. Numero 8. L'autismo è una bolla che rinchiude. Assolutamente no. Devo dire che questo è lo stereotipo che ha rotto le bolle più di tutti, il più inossidabile, quello che ti rispunta quando meno te lo aspetti. Si tende a pensare che una persona che non può parlare non possa neanche ascoltare, ma nel cervello le aree deputate alla comprensione e all'elaborazione del linguaggio sono distinte e separate. Vuol dire che anche se si ha difficoltà o si è impossibilitati a comunicare verbalmente, per via di una forte disprasia verbale ad esempio, si è capacissimi di ascoltare e capire quello che viene detto, o comunque non è affatto detto che non si possa. La differenza nel modo di comunicare rende molto spesso il dialogo tra tipici e atipici frustrante e ricco di incomprensioni. Questi continui fraintendimenti e una sensorialità accentuata potrebbero spingere ad un atteggiamento evitante e a uno stile di vita ritirato. In tutti questi casi non si è chiusi dentro una bolla, le persone possono avere modalità comunicative ed una socialità differenti. Non esiste un modo giusto e uno sbagliato. Numero 9. È in atto un'epidemia di autismo, ma manco per niente. Il boom delle diagnosi o la cosiddetta emergenza autismo, strombazzata a caratteri cubitali su titoloni a chiappaclic, non esiste, tranquilli. Semplicemente i criteri si affinano, le diagnosi sono più accessibili rispetto al passato, le conoscenze per fortuna si diffondono e quindi si arriva alla diagnosi sempre prima e con una maggior frequenza rispetto al passato. Numero 10. I vaccini causano l'autismo. No e poi no. Decenni fa, nel 1998, Andrew Wakefield, in una pubblicazione scientifica, sostenne la correlazione tra il vaccino trivalente, morbillo, parotite, rosalia, e l'autismo. Da allora si generò il panico. Ben 12 anni dopo, lo studio fu ritirato, perché, in seguito ad un'indagine giornalistica, si scoprì che Wakefield era stato pagato per alterare i risultati della sua ricerca, al fine di dare una base scientifica ad una serie di cause giudiziarie intentate da un avvocato contro alcune case farmaceutiche produttrici dei suddetti vaccini. Fu radiato, infine, dal Medical Register e da allora non può praticare la professione medica nel Regno Unito. Vi dico per rassicurarvi ulteriormente che quando ero piccolina il trivalente non era ancora stato inventato, quindi non l'ho fatto, e sono autistica lo stesso. Questi erano i 10 stereotipi sull'autismo che abbiamo individuato tra i più dannosi e diffusi. Se vi è capitato di esserne vittime più o meno indirettamente o ne avete altri da segnalarci, scrivetecelo nei commenti e non dimenticate di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale attivando la campanella, in modo da essere sempre avvisati quando pubblichiamo un nuovo contenuto. Se vuoi contribuire alla creazione di una cultura della neurodiversità, seguici sui nostri canali social e condividi i nostri contenuti, o puoi sostenerci effettuando una donazione o diventando socio dell'associazione. Puoi trovare tutte le informazioni sul nostro sito neuropeculiar.com.
Alla prossima!